Ciao amici, benvenuti sul canale. Faccio la presentazione davanti a un centro commerciale interessantissimo, vecchio logo ma comunque nuove avventure. Allora, questa sera come vedete c'è un cielo bellissimo che minaccia pioggia, se non finimondi da qui a un momento all'altro. Oggi sono solo con Simona, vediamo che ci aspetta e per scoprirlo lo potete scoprire dopo la sigla. Le grotte e l'eremita San Ponzo. Le grotte sono collegate alla figura di San Ponzo, un eremita vissuto intorno al V secolo. Si narra che vivesse isolato in questa cavità naturale, dedicandosi alla preghiera e alla penitenza. Alcuni racconti popolari dicono che apparirebbe ancora in forma spettrale a chi lo invoca nella notte con cuore puro. L'area boschiva attorno alle grotte è ritenuta carica di energie e in passato si diceva fosse luogo di raduni notturni di streghe. Secondo leggende locali, nei pressi delle grotte, donne accusate di stregoneria si radunavano per invocare spiriti antichi o compiere rituali legati alla natura. Alcuni abitanti del luogo raccontano di urla, canti in lingue antiche e luci inspiegabili nei boschi nelle notti di luna piena. Alcuni escursionisti riferiscono bruschi cali di temperature vicino all'ingresso delle grotte. Sono state segnalate anche sensazioni di essere osservati, presenze fugaci e disturbi elettrici nelle fotocamere o nelle torce. C'è chi sostiene che in particolari condizioni, ad esempio durante i solstizi, si possono percepire presenze non umane legate all'antica spiritualità celtica e precristiana. Ok ragazzi, avete sentito durante la presentazione dove siamo, posto assolutamente interessante. Sono qui con la Doc, come ormai la chiamiamo simpaticamente, ma poi è una dottoressa, per cui è giusto chiamarla perché questo è il suo ruolo, insomma. E in più abbiamo trovato un amico della Doc che è il signor Mauro. Allora, adesso lui ci racconterà un paio di cose interessanti, perché poi oltre ad aver sentito quello che avete sentito, qui c'è anche dell'altro. Allora, in sostanza noi oggi cercheremo, vuoi dirlo tu? Dai, così Allora, un'energia delle anomalie magnetiche o comunque legate alla strumentazione. Questa energia che scaturisce probabilmente dal contesto, non Certo. sappiamo se è geologico, del contesto. Comunque questa energia particolare che viene percepita e talvolta fa un po' degli scherzi alla fotocamere, strumentazione, eccetera. Arrivando un pochino più nella leggenda, nella credenza, qui si venivano le donne chiamate poi streghe a fare probabilmente le raccolte delle erbe, però venivano tacciate di essere appunto delle streghe, quindi di fare dei sabba. E spingendoci proprio ancora di più nella leggenda, pare che addirittura chi ha il cuore puro, quindi noi non abbiamo il cuore puro, non ci capiterà, chi ha il cuore puro possa vedere lo spirito appunto di San Ponzo, quindi noi andiamo tranquilli. Noi andiamo tranquilli che non mi sa che non lo vedremo. Allora, invece adesso voglio far dire due cose a Mauro relative a una sua insegnante di allora, quando frequentava le scuole primarie, che ha raccontato appunto a Mauro certe cose. Sì, dunque io ho frequentato le scuole elementari qui nella zona, praticamente qui San Ponzo e Bagnaria a pochi chilometri, ma sono zone confluenti, e mi ricordo questa maestra elementare, che a me sembrava già anziana, ci raccontava di un po' queste storie delle grotte, dove in sostanza mi diceva due patrizi romani erano partiti appunto per fare gli eremiti, arrivati diciamo zona appena oltre Ponte Nizza. Sì, le due strade si sono separate, uno è appunto quello che poi sarebbe diventato San Ponzo, dove ci troviamo adesso, e l'altro al Sant'Alberto o comunque un patrizio che poi ha fatto la storia dall'altra parte.
E qui anche le leggende poi delle persone anziane che parlavano dicevano che le puerpere, bagnandosi con l'acqua che gocciolava, da questo poi magari nelle riprese successive si vedrà, potevano avere la monta del latte se non l'avevano normalmente, quindi bastava che venissero qui e si bagnassero con quell'acqua lì e il latte montava. Queste sono le due, adesso anch'io comincio a, magari verrà in mente qualcos'altro, sempre di ricordi. Strada facendo, se ci viene in mente qualcosa, puoi intervenire quando vuoi, tanto ok. non disturbi, anzi è un gran piacere averti incontrato. Bene, allora adesso noi cominciamo, iniziamo a fare la strada, la doc è pronta, sì. E questo è un posto magico perché noi lo conosciamo veramente in ogni angolo, sì. per la natura, perché ha dei castagneti veramente secolari, ultrasecolari, Sì. una fauna, una flora unica, dalle Certo. orchidee selvatiche, abbiamo già visto degli insetti particolari, Sì. e poi la storia anche geologica, perché qua sono stati trovati dei fossili che sono unici, quindi anche da quel punto di vista, e poi archeologico. Abbiamo un castelliere qua vicino che è incredibilmente, anche dal punto di vista paesaggistico, poi questo posto è unico. È splendido, Sì. infatti. Va bene, allora partiamo. La magia è quella lì. Allora, siamo arrivati in prossimità della grotta, poi Mauro, il nostro amico, ci diceva che sopra continua, giusto? Sì, lì praticamente sempre le racconti, io vado con Sì. i racconti della maestra e poi di qualcuno sempre del paese. Vedremo più avanti che ci sarà una parte sottostante e mi si raccontava che metteva quelle a riposo, quelle pecore, caprette che poteva avere qua come, e vedrete una specie di scaletta che sale, un'altra grotta più alta, e lì poteva essere il punto in cui lui riposava, comunque Certo, stava al riparo dalle intemperie. Benissimo, allora la doc c'è già in mano il suo K2, allora adesso vi inquadriamo l'ingresso della grotta, che tra l'altro, ragazzi, è piena di rumori, ma giustamente Simona ha fatto notare che sono le gocce, è acqua, semplicemente questo, però appena siamo saliti ci ha preso un po' di sprovvista, perché neanche il tempo di salire già si sentivano rumori, però no, niente di allarmante, solo semplicemente acqua che scende. E poi qui, ecco, avete sentito, non so se si sente nei microfoni, allora poi abbiamo visto qui che c'è questa chiesetta bellissima, tra l'altro aperta, cosa che non speravamo, invece Mauro ha notato che era aperta. Allora proviamo a far qui qualche domanda. Allora, si dice che qui c'è un'energia ancora adesso che fa scaricare gli strumenti, che fa scaricare tutte le attrezzature che abbiamo in dotazione. È vera questa cosa? Se sì, la mia amica laggiù dentro la chiesetta ha uno strumento in mano. Potete avvicinarvi e farlo brillare nel caso in cui vi avviciniate. C'è anche la leggenda delle streghe qua, pare che venissero a fare in questa zona i loro sabba. C'è quindi qualche presenza di questo tipo, di donne che venivano qui? Che ti faccio passare anche dietro, che magari... Accendi pure la torcia, sì. Dove ci porti? No, c'è una parte che passa dietro la chiesetta, magari poi la chiesetta riesci a scendere, no, ma là un po' sullo strettino, quindi hanno fatto un rinforzo probabilmente. Caspita, siamo praticamente sul tetto della chiesa. Questi erano tutti... Ecco ragazzi, i rumori che sentite sono le gocce, come dicevamo prima. Adesso se passate qua sotto la prendete anche voi. Sì, infatti. Tanto è già 2 indagini che cado, quindi non c'è 2 senza 3. Ok ragazzi, stiamo mettendo un REM pod dentro la grotta, che sembra che sia qui
che ci siano presenze e entità che interferiscano con gli strumenti. Lascia andare così. Ah, ma sta andando? Sì. Oh signore, oh ma sta andando un po', eh? Si è accesa la... Oh ragazzi, sta andando il REM-pod, Mauro si è accesa l'aveva... la cosa fino quasi al rosso quando ero dentro. Porca vacca. Cioè Mauro l'aveva lasciato lì, eppure andava. Fai luce? Dov'è? Ah, ma l'antenna l'hai toccata... L'antenna no, no, è forse... Aspetta che l'antenna allora. Sì, mettilo in piedi. No, è forse... Aspetta che l'antenna allora. sì, mettilo in piedi. No, è forse... Aspetta che l'antenna allora. sì, mettilo in piedi. Sì, mettilo in piedi. Allora, aspetta, né? Sente che ha brillato il K2? Sì, ho acceso la candela e si è illuminato. Fino qua. Quindi in chiesa c'è qualcosa. Ma le due cose sono collegate, no? Non credo. No, questo No, no. quello. Allora, la mia amica Simona è entrata qui dentro con questo strumento, in questa chiesina, e gli si è illuminato lo strumento. C'è qualcuno qui dentro? Stavo leggendo i commenti. C'è qualcuno qui? C'è una poesia. Come vedete ragazzi, piccola sta chiesa, proprio un fazzoletto. Ho sentito un rumore fuori. Allora, chiunque sia vicino a noi, abbiamo messo uno strumento dentro la grotta, nero, con l'antenna. Se volete avvicinarvi, fai luce. Ecco, i rumori che dicevamo ragazzi sono i rumori dell'acqua. Tra l'altro lì, vieni su con me magari, lì c'è una Madonnina là sopra, proprio dentro la grotta. Ah, ecco. Guarda. Ah, fa rumore. Qual è? Sì, è un lumino. Allora, qui ci hanno raccontato che ci sono delle energie particolari che fanno scaricare l'attrezzatura che è elettronica. Quindi noi ne abbiamo diversa. È andato Giralo, rosso, giralo. rosso. Caspita. Dillo ancora. C'è qualcuno qui? Ci hanno riferito che c'è energia particolare qui, che scarica gli strumenti e li altera. Adesso la mia amica ha visto le luci muoversi. Puoi avvicinarti nuovamente? Se c'è qualcuno che ci sta ascoltando? Si era acceso. Oppure abbiamo lo strumento là, sulle rocce. Se volete avvicinarvi, suona, però non fa nessun male. È proprio appena, perché arriva a metà. Però sì, ogni tanto si illumina. Beh, tanta roba. Potete anche dire qualcosa. Magari noi non vi sentiamo subito, vi possiamo sentire in un secondo momento.
particolarissimo star qua però. Lo senti l'energia? Sì, È brava. qualcosa di magico. Sì, è qualcosa sì. Anche quando facciamo le escursioni notturne. Sì, Cioè, sì, se se arrivi qua è qualcosa di... bellissimo. Cioè, è proprio una sensazione che senti qui. È qualcosa di positivo. Volete dirci qualcosa, raccontarci qualcosa? Giralo Simo magari. Giralo Simo magari. Giralo Simo magari. Giralo Simo magari. Perché se suona, se brilla non lo vedo. Cos'era? Sentito? No. Senti? Guarda, guarda! 2 volte sul rosso. Ma porca miseria, non ti becco mai. Fino Cioè, al rosso? No, rosso questo, Caspita. Oh, strano. Io ho sentito un rombo qui sopra, leggero leggero però. Non so se la telecamera l'ha beccato comunque. E quando mi sono spostata di qui si è acceso. Però sempre in prossimità della chiesa, eh? Prima dentro, adesso attaccata. C'è qualche energia qui? Ragazzi, ha brillato 3 volte, ma io 3 volte non l'ho beccato. 4. Lui ha vibrato 2 volte. Particolare comunque star qua. Anche se non succedesse niente, è particolarissimo. C'è qualcuno in questo posto? Noi sentiamo parecchia energia. Non sappiamo se è positiva o negativa, qualcuno parla di streghe, qualcuno parla di strana energia che blocca gli strumenti. Però noi si avverte invece sensazioni positive stando qui. Non abbiamo nessun tipo di timore, almeno per il momento. Vuoi dirci qualcosa? Per farci capire? Oppure la mia amica ha uno strumento in mano. Se ti vuoi avvicinare, brilla. O magari in fondo alla grotta ce n'è un altro che può suonare. Che tipo di energia c'è qui? Chi ci sta ascoltando? Problema. Un problema. Problema? Quale problema? Non c'è nessun problema qua, anzi, No. stiamo bene. Qui stiamo benissimo. Ricordiamo come sempre ragazzi che sono vocaboli a random e quindi molti di questi non vogliono dire assolutamente niente. Prendiamo tutto con le pinze, però in base al nostro sapere di questo posto cerchiamo di trovare una quadra. Che fa rumore. Cosa dobbiamo sapere? No, anzi, qual era il problema? No. Esatto. Siamo noi il problema. Siamo noi il problema? Siamo venuti qua
a disturbare la vostra quiete? Io ho la sensazione, anche se magari mi sbaglio in pieno, che effettivamente qualcosa a livello di streghe c'è. C'era. Perché questi posti, ce lo dicevi tu, sono al confine col Piemonte e in Piemonte storie di stregoneria ce n'è da vendere. Beh, poco lontano da qua c'erano stati anche dei processi per l'inquisizione Esatto. con delle condanne. Esattamente. Ma poi tutte le donne qua comunque andavano a raccogliere le erbe. Esattamente. Barca, come sei arrivato qui? Barca? Barca e poi come sei arrivato qui? Barca, qui c'era il mare. Ah beh sì, un po' di tempo prima dell'uomo. No, adesso è venuta spontanea, vabbè. Però come sei arrivato qui? Siamo arrivati qui grazie a uno studio che abbiamo fatto. Abbiamo capito che in queste zone c'erano determinate energie, determinate situazioni. E poi ci veniamo spesso anche per le Poi nostre attività. esatto, la nostra amica ci viene spesso per il suo lavoro e ci ha quindi suggerito il posto. Tu chi sei? Sei una strega? Sei San Ponzo? Si dice che per vederti dobbiamo avere il cuore puro, sarà difficile che questo Ce l'abbiamo. possa essere, però mai dire mai. Però è stranamente muto, Sì, di solito cioè, parte il che mi fa ben capire che non è che spara a caso. Sì, in altri contesti abbiamo avuto un botto di risposta. Quindi c'è qualcuno o non c'è nessuno? Poi anche in chiesa. Come sei arrivato qui? Ancora? Ancora? Questo è strano. Benedetto, ok. Benedetto. Allora, aspetta un attimo. Noi siamo arrivati qui, beh, innanzitutto in pieno rispetto. in Assolutamente pieno- sì, come sempre. E poi siamo venuti qua da curiosi, Da persone curiose che vogliono capire Stai di più. ascoltando. Sì, stiamo ascoltando. stiamo Però cercando Benedetto, di capire. Infatti, Benedetto, prima siamo andati dentro a accendere una candela, in effetti. Quindi è un luogo benedetto. è un luogo sì. benedetto, sì. Sì, noi non Ma siamo qui, qui a Mauro, profanare fanno nulla. funzioni qui? Sì, almeno una volta, un paio di volte l'anno. Quindi non è neanche sconsacrata la chiesa? No, ci rendiamo perfettamente conto che sia un luogo benedetto e anzi Assolutamente sì. abbiamo acceso una candela apposta per dire una preghiera. Io vedo una luce, ma sarà una lucciola. Sì, una lucciola probabilmente. Ok, già comincia a prendere... Quindi siamo noi il problema allora. Siamo probabilmente venuti a disturbare non c'è qualcosa. comunque qualcuno che venga qui a fare un'indagine e quindi se volete potrebbe essere un'anomalia il fatto di vederci qui a fare quello che Noi. facciamo. Però è anche vero che chi ci ha preceduto... Scusa. No. Quindi ti vuoi scusare perché in effetti non disturbiamo nessuno? Hai capito che siamo qua in pace? Non devi scusarti. O noi ti chiediamo scusa se ti abbiamo Esatto. disturbato, ma è proprio, dicevamo che non abbiamo il cuore puro, ma siamo in buona fede. Però mi fa specie il fatto che Sì. il discorso degli altri che vengono qui con le telecamere, chi viene qui con le telecamere? No. Giacca. Giacca. Giacca? Ti dice qualcosa Giacca? Giacca. Alle volte poteva essere un soprannome di qualcuno, è un soprannome alle volte, potrebbe essere Giacca. Nessuna energia. Ah, Nessuna energia. energia. E invece noi la sentivamo questa Aspetta, nessuna energia. energia in un luogo Dove diciamo che dove c'è dice sempre che ce ne tanta sono energia. ma non lo diciamo noi, lo dice la storia. Dov'è che c'è l'energia? Dove ci vuole portare Mauro tra poco? E qui invece ce n'è un po' meno? Guardate, Non ci fa la Come ripresa. mai? Hai paura? No, non abbiamo Non paura. abbiamo paura per niente. Anzi, sì, Resta con me. Stiamo qui. sì. Ma ci dici chi sei però? Abbiamo visto che si è acceso ancora e effettivamente
E io non lo vedo mai. Le ultime parole che ha detto sono scusa, Energia, energia. mancanza di energia o poche. Hai paura? Come mai? Nessuna energia? Già Eccolo lì, adesso ha fatto un flash. No, allora, non Ancora. abbiamo paura. E, siamo qua, anzi, stiamo percependo delle energie positive. Non vogliamo che tu che sia disturbata da disturbata. Esatto. Però, non abbiamo paura, anzi, se vuoi dirci qualcosa, noi siamo qui solo per, così, in pieno rispetto, perché siamo curiosi e volevamo capire, conoscere. Guarda, Sì, è illuminato ancora. quasi fino al rosso. L'hai beccato? Sì. Cioè, Cavolo, allora ce n'è di roba per qui, conoscere, ecco. Cioè di energia ce n'hai Sì, qui, e vedi che l'energia allora c'è. Noi Sud. sud, Su. andiamo su. Quando c'è la doc bisogna sempre andare su. Operazione. Operazione. C'è qualcuno che vuole dirci qualcosa? Che ha qualcosa da dirci? Noi non abbiamo per ora paura. No, per niente. Anzi, Siamo serenissimi. siamo tranquilli, cioè. Sì, certo, il bosco di notte fa effetto, Sofferenza. È un luogo di sofferenza. Streghe, questo. vedi Ah, che gira e rigira. quindi c'è qualcosa legato alle streghe qua? Quindi è qualcosa di quel tipo che Io dobbiamo non riesco a cercare? capire se Hai l'eventuale... paura? Hai paura? No, non abbiamo paura. paura. Io non capisco se quello che stiamo, l'energia presunta tale che stiamo, con la quale stiamo colloquiando, Sei divertente. ha brillato. E allora ti siamo simpatici. Oppure una presa in giro. Ah, Quindi non capisco se stiamo interagendo con un'eventuale entità legata alla stregoneria o se rosso, ha brillato. è andato sul rosso. Quindi ho ragione io, ci sono le streghe qui, ci sono entità o comunque energie relative al discorso della stregoneria. Se si fallo brillare ancora. Vuoi che abbiamo paura allora? Vuoi farci paura? Lo stavo dicendo io. Quindi c'è una strega qui? O più streghe? Ci sono già io che sono una strega. Allora, chiunque ci sia, e mi viene da pensare che possa essere questa l'energia con la quale stiamo colloquiando. Dentro la grotta abbiamo messo uno strumento, avvicinati. Se ti avvicini suona. O perché è un'area benedetta non riesci a avvicinarti. Anche. Guarda, Porca miseria. Allora io vado a prendere il K2. e lo mettiamo là. perché allora è il contrario. Cioè, Fiducia siamo. il problema è che è un'area benedetta. Che ha vissuto. Allora, siamo arrivati in questo posto particolare, ragazzi, che è il posto dove stava San Ponzo, no? San Ponzo, la leggenda ci ripetiamo, ma giusto per lui stava nella grotta in alto, nella grotta in basso aveva qualche animale che lui poteva allevare o poteva così
mezza compagnia, mezzo allevamento, ma torniamo talmente tanti secoli indietro che Certo, non possiamo immaginare cosa facesse con gli animali. certo. Allora, la nostra doc l'abbiamo infilata nella grotta. Che in quella sotto, perché quella sopra non ci siamo ancora arrivati. Esatto, e l'abbiamo lasciata col ghost tube là. E mi ha scritto Rosa e una volta ho vissuto qui. Rosa, una volta ho vissuto qui. Alza la voce quando parli perché sei distante, eh? Allora, una volta ho vissuto qui, mi viene da chiedere chi era che ha vissuto qui. E poi Rosa, non ho capito se è un nome o se si riferisce alle tante rose. Sono un po' triste. Che Triste dice? perché sei qui da solo o sola? Sono un po' triste. Allora, ragazzi, c'è della musica, ma è nel paese giù a basso, eh? Sei un po' triste perché? Perché ti stiamo disturbando? O perché sei solo qua? Sola, non so. Ho sentito un rumore di... Anch'io. Cos'era? Scusi. Allora, il mio amico ha in mano anche uno strumento grigio. Se vuoi passarci vicino, lui brilla. Ma ci puoi dire chi sei allora? Ti dovremmo conoscere? Ragazzo, Sei un ragazzo? Sei un ragazzo che viveva qui? E sei un po' triste? Allora, chiunque ci sia qua, abbiamo anche uno strumento nero con un'antenna. Se volete avvicinarvi, lui suona. Così ci fate capire ancora di più che qualcuno c'è. Matteo, Matteo. Allora, ragazzo, Matteo, sono un po' triste, una volta ho vissuto qui. Ragazzo, Ti risulta un nome Matteo? Io ne conosco giù di Matteo, sono anche relativamente giovani, ma Ma legati a questo posto, intendo. Ma Matteo è uno che gira molto nei boschi perché è uno che appunto fa fa taglio legna, fa questi posti. militare, ah, sei un Matteo militare? Matteo militare. Ma allora stiamo parlando di qualche fatto della guerra? Eh sì, ragazzi, anche qua può essere possibile, eh? Però non sapevo che qua fosse successo qualcosa. Ma in particolare no, ma 11, Cos'è? 11. 11 ti dice qualcosa? 11. Chi ha vissuto qui? Qui c'era San Ponzo. Dicono questo santo che si è messo qui a pregare, in isolamento, in esilio quasi. C'è la sua presenza qui? Peccato che si sente casino qua dietro. C'è una festa del paese, ragazzi. Cioè io non percepisco delle energie negative, anzi positive. Cioè un po' Qua mi sembra un po' vuoto. Qua mi sembra più vuoto, c'era più roba giù, Sì, più energia giù. però questo sbagliato non capisco se è legato all'interpretazione del militare. Non so perché io tornerei giù, perché qua non ci vedo tanto. Qualcuno ci sta... Calma. Calma. Ce l'ha con Va te o bene, ce va l'ha bene, con noi? stiamo qua ancora un po'. Dobbiamo star qui, allora dici qualcosa. Stiamo qui. Sì, sì, e effettivamente c'è molta calma, eh. Siamo calmi e non abbiamo fretta, quindi... C'è qualcosa che ci vuoi dire? fai attenzione a ciò che desideri. Che desideri?
Noi desideriamo solo che tu ci possa dire qualcosa, che tu possa interagire con noi, perché siamo qui apposta per scoprire qualcosa di più rispetto alle leggende e alle storie che scrivono. Puoi essere più preciso? O precisa? Qui strumenti fermi e Ghost Tube che parla un po'. Questo potrebbe essere anche come un po' quello che dicevi tu prima, cioè essere come in chiesa, nel senso qui c'era il santo, probabilmente è un luogo protetto. Allora ragazzi, noi abbiamo posizionato la pallina, il REM pod e il K2 lì. Intanto noi continuiamo a fare il generatore di parole, sperando che qui di soddisfazioni ne arrivino di più. Ci sono già state date informazioni che prima non c'erano. Spaventa le persone. Vabbè, ok. Ma in realtà noi non siamo per nulla spaventati. No, infatti, però comunque qui di risposte ce ne sono state diverse e tra l'altro mi viene da dire legate anche a un discorso di stregoneria. A me viene da pensare questo, anche se il luogo è sacro, anche se c'è una chiesa, come vedete. La stregoneria spaventava le persone. Quello senz'altro. Noi no, evidentemente al tuo tempo. Allora, se prima stavamo comunicando con qualcuno in particolare, vuole tornare a farsi sentire? Oppure abbiamo diversi strumenti qui sulla finestra della chiesetta. Abbiamo questo strumento grigio che si illumina, quello nero che può suonare, oppure accanto c'è una pallina di plastica. Se la toccate si illumina. Buon domani. Grazie. Abbiamo dei desideri. Grazie. Dici che noi abbiamo dei desideri. Prima diceva che avevamo dei desideri. No, adesso dice buon domani. Buon domani, però qui sembra quasi un messaggio distensivo d'auguri perché Esatto. siamo in un posto. Sì, perché effettivamente se seguiamo il discorso di prima, la stregoneria spaventava le persone, noi non siamo spaventati da questo. Assolutamente. E buon domani, cioè nel senso siamo qua in serenità, ecco. Assolutamente sì. Quindi è questo che vogliamo dire. Allora, se c'è qualcuno ce lo faccia capire attraverso gli strumenti che abbiamo appoggiato sul muro della chiesa. Intanto tu, se parla, riferiscimi. Io provo a entrare in chiesa col K2, visto che a te ti aveva dato segnali. È là. Cosa è là? Dice è là. È là. Quindi è qui in chiesa che ci sono energie particolari?
C'è qualcuno in questa chiesa? La mia amica prima ha brillato lo strumento che ho in mano anch'io, quando era qui vicino a questo tavolino. Non parla più? Si è svuotato proprio si è svuotato il campo energetico. Proprio È strano. niente. Non volete dirci niente? Piume. Piume. Ne Ah, abbiamo Porta risate. il vento porta risate, sì. E c'è una festa. però sotto, è si interessante sentono. piume. Lei ha un piume? tatuaggio delle piume. E poi le risate si sentono dal vento Sì. perché c'è la festa giù in paese, effettivamente si sentono. Ecco, no, più che altro prima che si stesse andando di là nella grotta dove poi non è successo praticamente niente, tu hai riferito ad avere comunque un mal di testa, insomma. Sì, una sensazione nella positività, perché comunque c'è tutto positivo, però non Certo. so se è presente quando vengono le palpitazioni. Tachicardia, un po' Sì, di ma tachicardia. non perché sei agitato, No, che è no, proprio certo. e il mal di testa, sì. Però mi sembra che a questo punto uno, più che dar retta al discorso energetico, che prende gli strumenti, potrebbe prendere invece la persona. Però c'è un posto di positività. nel No, no, senso ma che- assolutamente, però sai, a volte le energie, Sì. anche se positive, comunque a noi sconosciute, possono creare Sì, sì, perché scompensi. comunque non era un malessere, era una constatazione di un... Certo, certo. Mauro, tu stai bene? Io sì, sì. Ok, no, è per sapere Mandato in se una tutto, scoperta, se quindi ho tutto detto, ok. adesso rotolo giù Giù, e pure. poi... No, dico a livello di sensazioni è tutto a posto, No, sì. adesso io mi accuso di troppa freddezza. Vabbè, ma guarda, hai trovato dei buoni alleati, eh? Noi prima Sì, di non scomporci, No, a me è piaciuto sto vento porta risate perché in effetti si Sì. sente... e però anche piume particolare, Possiamo bussare. Sì, guarda, potete bussare. Se potete bussare, bussate. Fate un rumore, Eh, non l'abbiamo detto prima, mi sembra che lo sia detto solo una volta. L'uomo sussurra. l'antico tomo sussurra. Ma lì non è troppo antico quel tomo lì. Giordania. Un attimo, Giordania. Giordania è... Col cristianesimo. Possiamo bussare, dai. Bussate anche voi. Ok, se avete sentito il mio amico che ha fatto questo rumore, volete rispondere, rifatelo. Fateci sentire un rumore simile. Ho sentito un rumore da là, Da là io non lo so. io da là. Se potete bussare, bussate. Sì, allora. esatto, fate quello che ha fatto il mio amico Mauro. Bussate 2 volte, se qualcuno ci sta ascoltando. Mi spavento. Ma no, non ci spaventi. Oh, ci va... Ce l'hai già chiesto tante volte. No, non ci spaventi. Noi non abbiamo paura, anzi. Siamo Forse tanti- teme... Preparando, poi magari Esatto, si no, mi viene da spaventa dire dopo. che forse chiunque, tempo, sì, È stata chiunque... sì, È stata chiunque... sì, È stata chiunque... sì, È stata... sì, È stata... Non spaventi.
spaventato, ha paura di spaventarti. No, chiunque stia interagendo con noi magari ci avvisa. Guarda che se ci facciamo vivi vi spaventate. Mi sembra che abbia brillato il K2 oppure ci ho visto male io. Non stavo guardando. Forse ho visto male io. Bambini intorno a te. Cioè? I bambini intorno a te. Ah, Beh, noi abbiamo sempre tanti bambini qua. No, intorno. è vero, ma poi noi le scuole Infatti. vengono, diciamo che la presenza più numerosa in questo luogo in effetti non ha Le scolaresche. non tagli, perché le scolaresche vengono molte volte, quindi la proporzione è sempre più bambini che adulti. beh, certo. Allora è abbastanza interessante sta risposta. Qui vengono tanti bambini, sì, portati dalle loro maestre. Vuoi farci capire qualcosa? Ti fa piacere che vengano i bambini? Esatto. Ti senti in compagnia? Facci capire se stiamo parlando con questo santo solitario oppure se stiamo parlando con una strega. Faccelo capire. Allora, se parliamo con una strega, o dici qualcosa su quello strumento che è in mano alla mia amica, oppure fai illuminare gli strumenti che sono sulla finestra. Noi abbiamo come la sensazione che sia tu ad aver paura Esatto, di farci bravissima. paura. Ti toccherà. Sì, siamo qui. Ha brillato, mi sembra, però o sono io che vedo male. Guarda, se vuoi toccare uno di noi, se vuoi... Puoi toccarci, ma non puoi. Ti chiediamo di non farci male nel caso. O se vuoi... O tocca gli strumenti. quelle cose lì. Forte. È forte. Forte o morte? No, forte. Forte. È forte. Cos'è forte? Allora, quello che noi sentiamo da quando siamo qui è tanta energia, non negativa assolutamente, però abbiamo avuto riscontri verso metà indagine dove ci è sembrato di interagire con un'entità che appartiene al mondo della stregoneria. Sì, o che è stata tacciata di quello. Esatto, sì, no, infatti, perché comunque lo sapete Sembra meglio una di cosa- noi, le streghe. Là, esagerato. Vabbè, ok. Appeso, tirato e squartato. Beh, le streghe, attenzione. Sì. Le streghe le hanno fatto fare sta fine, Beh, sì. Caspita, interessante, Le streghe le Allora, bruciavano. stiamo parlando effettivamente di quel riscontro. Vedi, io ho anche appena finito di dirlo, Non ha- Ragazzi, questo è interessante, Allora, in un'indagine che abbiamo fatto l'anno scorso in estate a Trento, in provincia di Trento io e Lara, eravamo nel Palazzo Nero e Lara raccontava che appunto davanti a quel palazzo hanno bruciato delle streghe, facendone proprio un rogo. come qua, Quindi, vicino alla Quindi strada. hanno fatto una bruttissima fine quelle donne. Quindi quella frase è particolare, forse la più grossa che è uscita. Quindi stiamo interagendo con una strega? O più streghe o più donne? Perché poi le streghe Sono state accusate Esatto, di quello, perché poi non sembrano erano- entità positive, non erano niente di di cattivo. brutto. Quindi quelle che venivano chiamate streghe stanno interagendo con noi. Ci sono delle donne che ci ascoltano? Com'è che si chiamavano in Piemonte? Masche. Sminuire. Sminuire forse è il termine relativo all'essere chiamate streghe. È come sminuire, no? Come se vai in quel paese Liguria, che è il paese Ah, è delle vero, streghe. Triora. Triora e poi lì c'è un cognome che è tra il genovese e il piemontese Bazzurro che ha a che fare con le streghe. Sì. Esatto.
Ah, no, noi non vogliamo sminuire nessuno, anzi. Anzi, cioè, vi chiamavano masche, soprattutto in questa zona. Però appunto vorremmo Quindi, capire. esatto, quindi qui c'è una presunta masca o comunque una donna? C'è Sospiro. un termine che si usa in dialetto Sospiro. questo, Sospiro. a stria. La stria, Sì, che è stria, lo Strix. masca, poi ogni regione le chiama come le deve chiamare. Lasciaci un sospiro, facciamo un sospiro, cosa dobbiamo fare? No, infatti, se volete fare un verso, noi registriamo tutto. Noi non possiamo sentire al momento, però possiamo sentire dopo, quando andiamo a casa. Io proverei a mettere il REM pod in chiesa. Allora, abbiamo messo il REM pod in chiesa, vediamo se succede qualcosa. Allora, masca o presunta tale o donna che ci ascolti, noi dentro la chiesa abbiamo messo lo strumento che prima era sulla finestra, nero con l'antenna. Se ti vuoi avvicinare, puoi farlo suonare. Siamo talmente convinti della vostra innocenza che l'abbiamo proprio messo in chiesa. Quindi sappiamo che non eravate cattive e che quindi entrare per voi in una chiesa non era niente di... Anzi, che è un posto benedetto. Esatto, non era niente di particolare. Sono gli altri che vi accusavano di essere partecipare. Certo, potevate partecipare alle funzioni, ovvio. Sono gli altri che vi tacciavano e vi dicevano che facevate patti con il diavolo. Quindi noi siamo talmente convinti della vostra innocenza che vi abbiamo messo uno strumento dentro la chiesa. Quindi se volete in qualche modo farci capire che siete qui con noi, toccatelo, è vicino ai lumini. Non gli piaci. Non gli piaccio. Non ho capito. Non gli piaci. Non gli piace. A chi è che non piacciamo? Non piaccio. Rumore. Boh, Dacci un segnale senza una domanda precisa. esatto. Prova a bussare alla porta della chiesa, così. Fai questo rumore per risponderci. Incerto. Incerto, cosa vuol dire incerto? Pericoloso. Scusa, aspetta. Cos'è che c'è di pericoloso? Continuate a dirci che c'è del pericolo, che dobbiamo aver paura. Cos'è che c'è di che non va qua? A me sembra tutto bello invece. Tranne la mia amica che ha avuto un po' di mal di testa, ma che già sta meglio, no? Sì, sì. Ecco. Quindi cosa c'è di brutto qui? Hai paura? Ancora? Ma è assurdo, eh? Sarà la quarta volta che viene Sì, se non la fuori. quinta. L'ha detto a me, l'ha detto anche a te sul tuo generatore. Sì, ma 2 o 3 volte. Eh. No, non abbiamo, Non abbiamo paura. paura. O pensi che ci fai paura tu se ti palesi? Certo, avremmo sicuramente un po' di paura. Però te l'abbiamo chiesto noi siamo qui apposta, se no non saremmo venuti qua. Ingannare. Chi vuoi ingannare? Avere successo. Vabbè. Ti hanno ingannato, quello di sicuro. Magari con dei tranelli per catturarti all'epoca dell'Inquisizione.
Vi nascondavate qui, in questi boschi? Per sfuggire dalla... Decisamente. Allora stiamo parlando con queste di... Torturatore. Torturatore. Prima torturno. Squartare, pucciare. Ragazzi, stiamo parlando con le streghe allora, eh? Però allora, non so, trovano protezione in un posto benedetto. Certo. Tranquillità. Forse a me viene da pensare che siano talmente, come dire, non abituate a questo tipo di visite che si stanno spotolando piano piano. Perché forse siamo i primi che siano venute a chiedere. Non siamo a cacciarvi qui, Anzi, siamo proprio salutarvi. Esatto, non siamo più in quel periodo, nel periodo nel quale vi uccidevano e vi torturavano, come hai detto adesso tu. Siamo in un periodo nel quale si vuole solo capire ciò che è stato fatto e anche condannare quello che vi hanno fatto. Però c'è un contrasto interessante della Chiesa, perché l'Inquisizione partiva tutto dalla Chiesa. No, ma poi il fatto che comunque dica anche protezione, cosa diceva prima, benedetto. Era la Chiesa che... però loro erano persone di fede alla fine. Perché quello che facevano era raccogliere No, ci mancherebbe. le erbe. Però ecco, la cosa strana è il contrasto tra Chiesa e stregoneria, che è nello stesso punto. È particolare questa cosa, cioè c'è il sacro e profano in qualche modo nello stesso ambiente e sono presenti da dove scappavano, perché alla fine la Chiesa le perseguitava. Però diciamo che è un altro tipo di Chiesa. Assolutamente sì, però comunque... Quindi voi avete paura di star qui e forse la paura... Avere successo. Ancora. Avere successo nel senso che abbiamo ragione di quello che... Quindi Sbagliato. No. È sbagliato quello che facevano, certo. Però mi sembra strano sto contrasto. Guarda, fallo vedere là, non tanto me. È andato sul rosso, Era sbagliato quello che facevano. Non facevano. Quindi quello che non facevano vi ha condannate, anziché proteggervi. Non ho capito bene. Stiamo dicendo che quello che vi hanno fatto era sbagliato e che fate bene a cercare un altro tipo di protezione. Però ripeto, la cosa particolare che mi sembra veramente strana è essere in un posto dove ha vissuto un santo, dove c'è una chiesa e dove c'erano le streghe, quindi gli opposti. Voglio andarmene. Vuoi andartene da qua? Noi abbiamo acceso una candela, magari ti può essere di conforto. Non so mai se il fatto di accostarle alle figure sacre possa essere una cosa positiva o meno. O ne abbiano paura. È uscita 10 volte la Lo parola. vuoi? Lo vuoi. Ti dà fastidio che noi vi abbiamo acceso una candela e abbiamo messo il nostro strumento all'interno della chiesa? Avete paura ancora della chiesa? Di chi vi giudicava? Non solo loro ovviamente, però una buona parte. Erano altri tempi ovviamente. Noi non siamo qua a giudicare nessuno. E la chiesa adesso non fa queste cose, per fortuna. Sono passati quei tempi, quindi non dovete aver paura. Sapete di essere morte? Allora, c'è qualcuno qua? Se volete interagire con questo strumento potete parlare e noi vi sentiamo attraverso queste frequenze. Si è spenta la luce? È vero.
non l'ho toccato però, non l'avevo toccato. Il faro, e non è scarico. Vedi le anomalie che... Io non l'ho toccato perché ho le mani, tengo le mani in basso perché non so dove toccare. Si è spento anche il lumino dentro. Beh, quello sarà finito. Ah no. Non è acceso, sì. Allora, c'è qualcuno che vuole parlare attraverso questo strumento? Dici qualcosa. Abbiamo capito che stiamo parlando con una donna o con più donne. Certo. Certo, 2 volte. La torcia là? C'era un riflesso qua che girava, che era il tuo orologio. Che magari faceva un po' di riverbero. Adesso se lo vedo un po'... sì. Ok. Sì, è l'orologio. Allora, abbiamo questo strumento per farti parlare. Ne abbiamo usati tanti, ma questo è un altro. Vuoi dirci qualcosa? Sentite una voce, ma Non ho capito cosa ha detto. proviamo ancora in questo modo. Prova a dirci qualcosa. Ben ti sta. Sì. Ben ti sta. Tagliato in 3. Brilla. Bestia. Si è acceso? Brilla. Ha detto brilla? Brilla. Porca miseria. Io ho capito ben ti sta e poi bestia. No, adesso dopo ha detto brilla. Guarda. Sì, adesso si accende, adesso abbiamo beccato la frequenza. Allora, stiamo parlando con qualcuno che interagiva anche prima con l'altro strumento? Dici qualcosa. Paura degli animali, sento camminare dappertutto. Infatti. Sì, beh, al massimo sono cinghiali. Stiamo facendo un casino qua. No, ma di solito... Guarda! Sì, guarda, adesso si accende. Siamo in compagnia qua, dici di chi? Continua a illuminarsi questo. Cioè, adesso si è svegliato. Cioè, ha messo la direla. Ma lo vedi? Che è Sì, sempre sì. andare sull'arancione. Chi è che ci sta parlando insieme? La mia amica ha lo strumento che si illumina in continuazione. Guarda, guarda, guarda. Cioè, assurdo. Guarda la torcia. 39. Ragazzi, 39% la torcia, eh? Mm. Questo è interessante. Tu che batteria hai? Ti si è spenta la torcia anche a te? Anche a me, se guardi. Si è spenta la torcia Sì, della... io non ho camera. toccato niente. No, lo so. È già la Che seconda percentuale volta. hai di batteria sul display? Aspetta,
80%. 80 è tanto. E quello lì 39, Questo è 39 però. che poi non è neanche stata accesa tanto. Perché... No. Chi è che ci sta parlando? È un continuo brillare lo strumento e abbiamo gli strumenti quasi tutti scarichi, tranne la videocamera del mio amico. Io qui non capisco niente, però è particolare il fatto che... Sì, che a parte, cioè, Sì, non si era mai mosso prima. esatto, continuava ad accendersi. Allora ragazzi, facciamo l'ultimo generatore di parole dietro la chiesa, dentro la grotta. Vediamo se qui succede qualcosa di particolare, perché le stiamo provando più o meno tutte, la cosa sembra essere chiara, che si sta parlando con un'entità facente parte della stregoneria e molti indizi ce l'hanno fatto capire, però vediamo, c'è qualcuno qui? Siamo dietro la chiesa, dentro la grotta. Ti dà fastidio che stiamo qui? Perché c'era qui il santo? San Ponzo? Morso. Guarda con conchiglia. Morso. C'è il ghiaccio. No, c'è la conchiglia. Ah, lì sì, Anche però lì. c'è il ghiaccio. Ah, no, sono concrezioni di... Ah. come se fosse... anzi, sono stalattiti Sì, piccoli di calcare. Guarda. sì, sì. La farfalla. Ciao. C'era anche un topolino. Ok, quella lì però è diurna, non è notturna. Almeno Sì. sembrerebbe. Adesso non la vedo bene. Allora, c'è qualcuno qui? Ci siamo spostati apposta per vedere se ci sono risposte differenti da prima. C'è la masca che parlava con noi poc'anzi? O la stria? O la donna, semplicemente la donna, che poi è stata uccisa, torturata perché è accusata di stregoneria. Ci sta ascoltando lei? O magari anche chi gli ha fatto del male ci potrebbe ascoltare. È suggestivo star qua dentro. Bellissimo, sì. Qui non parla più, proprio... Io ho la sensazione che sta troppo vicino alla chiesa, questo è il risultato, però è anche vero che le risposte sono Mi è arrivate. arrivato Ho detto, è un gioco di contrasti, sti Di indagini. energie, di... Sì, un gioco di energie, contrasti strani. Beh, proviamo ad andare ancora più giù allora. Proviamo ad andare giù. È da passarci di più. Allora ragazzi, prima di finire l'indagine, infatti ho già messo via la videocamera e tutto, mi ha ispirato parecchio questo punto e vorrei provare a almeno vedere, perché appunto dicevano che le streghe si nascondevano in questi boschi e questo è un bosco, ragazzi. Ci siamo ovviamente allontanati dalla chiesetta, dalla grotta, ma siamo nel bel mezzo del bosco. Potete notare i tavoli che ci sono e sono tavoli dove vengono le persone a far picnic. Proviamo a chiedere qua, fermiamoci qua e vediamo se magari c'è qualche energia qua. Allora, siamo quelli che erano su in chiesetta. Se vi siete nascosti qui, nascoste all'epoca, che c'è? No, è la luce mia. L'ho lasciata io accesa.
Allora, siamo qui a vedere se per caso vi siete nascoste qui in questi boschi. Se sì, la mia amica ha in mano uno strumento grigio e lo potete fare brillare avvicinandovi. Fermati un po'. Avvicinatevi alla mia amica. Ha in mano uno strumento grigio. Potete dire qualcosa? Niente. Io qui tornerei comunque. Tornerei solo qui, nel bosco. Secondo me qui ci potrebbe dare un po' di soddisfazione. Percezione, cioè non... Neanche a me, però se è vero quello che abbiamo letto, le streghe si nascondevano qui. Boh, sarebbe interessante approfondire qui. Ragazzi, comunque abbiamo tutte le torce scarichissime. La mia è ridotta proprio malissimo e questa siamo al 30%. Allora ragazzi, abbiamo finito. Per me non è assolutamente un buco nell'acqua questa indagine, anche se apparentemente non è successo niente di incredibile, di eclatante, però come si diceva, come vi ho illustrato a inizio video, questo è un posto dove soggiornavano le streghe, o meglio scappavano, si trovavano qui per sfuggire da coloro i quali le volevano far del male. E abbiamo avuto l'impressione, più che parlare con entità relative al santo, no? Ecco, che si parlasse con entità relative alla stregoneria, e questa è stata la mia impressione. Adesso l'ultima parte che abbiamo fatto, che è durata pochissimi minuti, è nel bosco alle nostre spalle, e secondo me lì c'è tanto da indagare ancora. Mi sa che ci torneremo e non faremo neanche passare tanto tempo, perché secondo me è più che interessante. Simo, tue impressioni? Beh, il discorso delle energie, cioè si sentiva questa, ma come tutte le volte che si viene, si sente proprio questa, io dico magia, però cioè, sì, certo. questa bellezza di questo posto che ha questa energia particolare, che è positiva, che è molto bella, e la senti, secondo me la percepisci. Relativamente al discorso stregoneria? Beh, se queste risposte che abbiamo avuto, a me ha impressionato il fatto del K2, sì. Il nostro ospite, che ringraziamo per averci portato insomma con lui e anche per averci fatto da cameraman, che dice Mauro? Ma anche io ho avuto un'impressione particolare, perché poi queste parole, mi sa che domani vanno un po' rilette, magari viene fuori qualcosa di
Interessante. Sì, tra l'altro, come dicevamo anche a telecamere spente, io a Mauro spesso e volentieri le cose le sentiamo quando montiamo il video, Sì. perché molte cose non riusciamo a percepirle a orecchio nudo, per cui magari un'esperienza anche da riprovare, assolutamente. perché sicuramente Ecco, magari vale- quando torniamo ti chiamiamo, Va bene. se ti va di venire ancora con noi. Va bene, grazie. Ok, allora se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo e insomma fateci pubblicità. A presto.